Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Siamo a San Luca, come potete vedere, perché oggi torniamo a fare un bel lungo, torniamo sui sentieri, torniamo a mettere un po' di dislivello, perché ho definito il mio nuovo obiettivo per quest'anno, quindi ci si torna ad allenare. Sono adesso alla terza risalita, credo terza e ultima, per non mettere troppa carne al fuoco tutto in una volta. Sta andando bene tutta la sensazione, senza spingere troppo, solo con acqua, niente gel o alimentazioni. Quindi per chi mi segue su Instagram forse l'ha già visto, ho definito un nuovo obiettivo per quest'autunno. Aspetto a dirlo perché per potermi iscrivere fra poco, quando sarò iscritto vi farò sapere tutto. Comunque, come dicevo, chi mi segue anche su Instagram magari l'ha visto, ho deciso di affidarmi a un'app di intelligenza artificiale che si chiama Vertran, che è associata con grandissimi atleti e grandi coach europei e internazionali. Questa è la prima settimana, quindi vediamo un po' come va. Sono appunto ai Bregoli per andare fino a San Luca ed è sempre bellissimo perché si incontrano un sacco di pellegrini che fanno la via degli dei ed è super trafficata, quindi è veramente bello. Ultima ascesa completata, adesso facciamo l'ultima discesa e poi ultimi 10 minuti di defaticamento. Terminato l'allenamento, oggi sono riuscito a chiudere 1 ora e 3 quarti, molto caldo, molto caldo, 1 ora e 3 quarti con circa 13 km e 500 metri di dislivello, molto dura. Adesso vado a casa e poi vediamo un po' l'app Vertran come è fatta, come l'ho impostata e gli allenamenti che sono previsti. Eccomi ragazzi, sono appena tornato dall'allenamento trail di questa mattina. C'è stato veramente caldo ed è veramente ancora molto caldo. Adesso andiamo dunque a vedere come ho impostato i valori di Vertran. È un'app, se non ho capito male, che si basa su intelligenza artificiale, affiancata da un coach che una volta a settimana dovrebbe darti feedback, ti aggiusta e ti cambia i vari allenamenti sulla base dei feedback che tu scrivi e che tu indichi di volta in volta che finisci un allenamento. In questa prima settimana ho svolto 5 allenamenti perché 5 è il numero di giorni disponibili che ho dato alla app per crearmi un piano. All'inizio, quando ci si registra all'app, verranno chiesti inizialmente i dati anagrafici, poi verrà chiesto quante ore a settimana ci si vuole allenare e quali giorni della settimana si ha disponibilità per allenarsi. Dopodiché verrà chiesto un'anamnesi molto breve e veloce, ossia quante gare sono state svolte prima della gara obiettivo impostata sull'app e qual è stata la massima distanza ricoperta in gara o ricoperta, dopo dipende ognuno di noi. Dopodiché si viene contattati da un coach a scelta, tra i quali ci può essere anche lo stesso Francesco Puppi, e viene creato e viene stilato un piano di avvicinamento alla gara da noi indicata. Viene lasciato uno spazio nostro dove poter scrivere nella chat vari adattamenti, varie esigenze che ognuno di noi può avere, che possono essere più personali o meno. Per quel che riguarda l'interfaccia è molto semplice, molto facile da gestire e usare, si possono spostare gli allenamenti all'interno della settimana con un semplice drag and drop. Come potete vedere, questa è la settimana che ho appena completato, basata su 5 allenamenti, una corsa semplice, una corsa diciamo con qualità, quindi tempo run. Viene sempre inserito una parte di conditioning e quindi di potenziamento alternata alla corsa. Dopodiché sono inseriti giorni di pausa e di recovery come il lunedì e il sabato in questo caso e il long run nel weekend. Ovviamente, come ho detto prima, si può semplicemente spostare facendo drag and drop tra i giorni e tra gli allenamenti. Questa è la settimana che sta per cominciare. Come potete vedere, se clicchiamo all'interno di ogni allenamento viene indicato per bene tutto ciò che bisogna eseguire: workout detail preview, quindi warm up, ripetere
7 volte corsa in salita di 30 secondi, e a lato abbiamo da inserire tutti i nostri feedback, quindi come ci siamo sentiti oggi, quanto è stata dura l'attività, secondo un RPE, cioè diciamo essere lo sforzo relativo. Una cosa molto molto interessante che mi ha colpito di quest'app è che non valutano gli allenamenti secondo la frequenza cardiaca e il passo al chilometro, che nel trail ovviamente si sa non essere proprio la miglior statistica da leggere, ma determinano gli allenamenti secondo un RPE, cioè un indice di sforzo relativo, cioè di sforzo percepito, cioè diciamo la zona 2 è un RPE 4, quindi uno sforzo relativo pari a 4 su 10. Un'altra caratteristica che ho ritenuto davvero interessante è che si possono inserire quante gare si vogliono all'interno del proprio calendario, indicando una priorità per ogni gara che va da A a C, in base se è priorità alta, A, o C diciamo di bassa priorità, e quindi il programma subirà un adattamento e una variazione sulla base anche delle gare che noi vogliamo fare e con determinate priorità. Nel mio caso ho inserito una gara prima del Trail del Cinghiale e l'ho inserita con priorità B, mentre il Trail del Cinghiale sarà priorità A. Altro fattore importante che ha questa app al suo interno è un Mountain Index, ossia un indice diciamo di montagna, chiamiamolo così, che serve per classificarti in base al dislivello che fai, agli sforzi che fai in salita, e ti posizioni in una scala, non so, penso sia da 0 a 100 o qualcosa di simile, va ad indicare se il tuo livello di dislivello positivo effettuato durante la settimana dell'allenamento è giusto, inferiore o troppo rispetto alla tabella di marcia d'avvicinamento appunto alla gara che ognuno di noi ha impostato. È vero, sto testando quest'app da molto poco, è un poco più di una settimana, forse 2 che la provo, e da una settimana che sto facendo veramente il piano che mi hanno indicato. La trovo molto funzionale, è ottima perché si può collegare all'orologio Garmin, al Coros, si connette a Strava, quindi può leggere direttamente gli allenamenti, e soprattutto puoi sincronizzarlo all'orologio in modo tale che poi ti ritrovi gli allenamenti veri e propri sul Garmin o sul Coros e farli partire direttamente da orologio senza andare a consultare di volta in volta magari l'app via telefono o aprire il sito web per capire l'allenamento da fare in quel determinato giorno. Vi lascio comunque in descrizione qui sotto tutti i riferimenti all'app, e volevo dire, l'app ovviamente è a pagamento, un pagamento mensile di circa 9,99, questo è il piano che ho effettuato io. C'è anche un piano superiore nel quale si ha una sorta di coaching 1 a 1 e quindi diventa un vero e proprio coaching con una chiamata conoscitiva e un piano con un coach vero e proprio, ecco. Bene, siamo giunti quindi alla fine di questo video nel quale vi ho cercato di spiegare come funzioni Vertrun. Se siete curiosi di scoprire come funziona sul lungo periodo e di rimanere aggiornati sul mio avvicinamento al Trail del Cinghiale, vi invito a iscrivervi, mettere un like e attivare la campanella. Inoltre, se avete dubbi o domande, potete scriverle nei commenti, cercherò appunto di rispondervi alle vostre domande e perplessità. Noi quindi ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui sul canale. Ciao!